Quando pensiamo all'oro, lo immaginiamo in lingotti, monete antiche, gioielli, ma se vi dicessi che l'oro che conoscete non viene nemmeno dalla terra, che una parte di questo metallo sta proprio scorrendo nel vostro corpo, o che il suo colore giallo dipende dalla teoria di Einstein sulla relatività? In questo video scopriremo le 6 stranezze dell'oro che scommetto molti di voi non conoscono. Quindi mettetevi comodi e partiamo dall'inizio dell'universo. Sapevi che l'anello o la catenina d'oro che indossi non sono nati sulla Terra e nemmeno all'interno del nostro sistema solare? Oggi ogni singolo grammo d'oro presente sul nostro pianeta è letteralmente polvere di stelle, mentre elementi più leggeri come il carbonio o l'ossigeno si formano all'interno delle stelle comuni. L'oro richiede energia inimmaginabile per essere creato. Nasce solo durante gli eventi più violenti dell'universo, la collisione tra due stelle di neutroni o l'esplosione di una supernova. In pratica, miliardi di anni fa, queste gigantesche collisioni cosmiche hanno spruzzato nello spazio enormi quantità di metalli pesanti. Quando la Terra si è formata dalle polveri cosmiche, quell'oro è rimasto intrappolato nel nostro pianeta. Ma qui c'è il primo colpo di scena. Quando la Terra era ancora giovane e interamente fusa, l'oro, essendo metallo densissimo e pesantissimo, è affondato verso il centro, sciogliendosi nel ferro e finendo per essere intrappolato nel nucleo terrestre. In teoria, sulla superficie non sarebbe dovuto rimanere nulla. L'oro che estraiamo oggi nelle miniere e nei fiumi è arrivato più tardi, circa 4 miliardi di anni fa, grazie a un bombardamento di asteroidi e meteoriti che ne erano ricchi. Se vi state chiedendo se quel tesoro nel nucleo possa mai risalire con un'eruzione vulcanica, la risposta è no. L'oro è troppo pesante e il nucleo è troppo profondo. È sigillato sotto 3000 km di roccia. Tutto l'oro che abbiamo mai toccato nella nostra vita è solo la spolverata, lasciata da una pioggia di meteoriti caduta dopo che la Terra si era già raffreddata. Magari qualcuno di voi non sa la differenza tra una stella a neutroni e una supernova. Pensate alla supernova come un botto finale, l'esplosione cosmica di una stella gigante che muore. La stella di neutroni, invece, è quello che rimane dopo il botto, ed è piccola quanto una città, ma così densa e pesante che solo un cucchiaino della sua materia peserebbe come un intero monte Everest. Ok, abbiamo capito che l'oro viene dalle stelle, ma la vera pazzia è che un po' di quella polvere di stelle sta scorrendo proprio dentro le nostre vene. Sì, avete capito bene, il corpo umano contiene circa 0,2 mg d'oro. Dove si trova? La maggior parte è disciolta nel nostro sangue, mentre una piccolissima parte si trova nei capelli e nelle articolazioni. Ora, prima che vi venga in mente di fare cercatori d'oro con il vostro sangue, sappiate che per raccogliere abbastanza oro da coniare una singola moneta da 5 grammi, servirebbe il sangue di circa 25.000 persone. Ma cosa serve l'oro nel nostro corpo? A differenza del ferro che trasporta l'ossigeno, l'oro non ha una funzione biologica vitale nota, è semplicemente lì perché assorbiamo tracce microscopiche di questi elementi nell'ambiente, dall'acqua o dal cibo. In pratica siamo un mini giacimento ambulante. Se pensavate che l'oro fosse nascosto solo tra le rocce o nel sangue umano, vi sbagliate. Ci sono piante e alberi che assorbono letteralmente l'oro dal terreno e lo accumulano nelle loro foglie. Alcuni alberi, come gli eucalipti in Australia, hanno radici profonde fino a 30-40 metri, che penetrano nel terreno alla ricerca dell'acqua. Se lì sotto c'è un giacimento d'oro, le radici assorbono le microscopiche particelle del metallo disciolte nell'acqua e, poiché l'oro è tossico per la pianta, l'albero lo trasporta verso l'estremità per liberarsene. Quindi lo spinge fino alle foglie e ai rami, dove si accumula in microcristalli invisibili ad occhio nudo. I geologi usano questo fenomeno per fare esplorazione mineraria senza scavare. Analizzando le foglie di eucalipto, possono capire se 40 metri più in basso si nasconde una vena d'oro. Ovviamente non potete farci un lingotto raccogliendo le foglie, ma è la prova che la natura trova sempre un modo per ricordarci quanto oro ci circonda.
E in Italia, anche se non abbiamo gli eucalipti australiani con radici profonde 40 metri, abbiamo le nostre piante spie. Una su tutte è l'equiseto, la classica coda di cavallo che cresce spontanea lungo i nostri fiumi e torrenti. L'equiseto è una pianta antichissima con un talento incredibile. Assorbe minerali disciolti nell'acqua e può concentrare nei suoi fusti micro tracce d'oro presenti nei sedimenti auriferi. I geologi e i botanici chiamano questo fenomeno biogeochimica. In pratica, guardando la vegetazione e analizzando le ceneri di queste piante, si può capire quali metalli si nascondono nel terreno sottostante, senza muovere neanche la pala. Quasi tutti i metalli sulla Terra, argento, ferro, platino, titanio, eccetera, sono tutti grigi o argentati. Ma perché l'oro è l'unico metallo puro, insieme al rame, ad avere questo colore giallo brillante? La colpa è di Albert Einstein e della teoria della relatività. Il nucleo di un atomo d'oro ha un peso massimo con ben 79 protoni. Per non farsi schiacciare da questa forza di gravità microscopica, gli elettroni interni devono girare a una velocità folle, circa la metà della velocità della luce. A queste velocità estreme entra in gioco la fisica di Einstein. Gli elettroni aumentano di massa, le loro orbite si restringono e cambiano il modo in cui un atomo assorbe e riflette la luce. In pratica, l'oro assorbe la luce blu e riflette solo la luce rossa e quella verde. E sapete cosa succede quando i nostri occhi vedono la luce rossa e quella verde? Che si mescolano assieme? Vedono il giallo dorato. Senza la teoria della relatività, l'oro sarebbe solo un ennesimo metallo grigio e noioso, identico a una lattina di alluminio. E per il rame ha lo stesso principio, ma senza tirare in ballo Einstein. Gli elettroni del rame assorbono la luce blu e quella verde, per la loro semplice struttura quantistica, riflettendo solo le tonalità rosse e arancioni. In pratica, l'argento riflette tutto ed è grigio, il rame assorbe il blu e il rosso, mentre l'oro usa la relatività di Einstein per diventare giallo. Per secoli gli alchimisti hanno cercato la pietra filosofale per trasformare i metalli vili in oro, fallendo miseramente. Ma se la domanda è: oggi la fisica moderna ci riesce? La risposta è sì, assolutamente sì. Oggi siamo in grado di fabbricare l'oro attraverso la nucleosintesi artificiale. Prendendo elementi vicini all'oro nella tavola periodica come il mercurio o il bismuto e bombardandoli con neutroni ad altissima energia all'interno di reattori nucleari o acceleratori di particelle, possiamo modificare il loro nucleo atomico e trasformarli in veri e propri atomi d'oro puro. Ma c'è un piccolissimo problema. Per ricreare le condizioni che in natura avvengono solo nel cuore delle supernove servono temperature di milioni di gradi e pressioni titaniche. Il risultato? Produrre anche solo un singolo grammo d'oro in laboratorio richiede una quantità di energia e un costo di impianto spaventoso. In pratica vi costerebbe miliardi di euro creare un grammo d'oro sul mercato che vale al di sopra dei 100 euro. Gli alchimisti avevano ragione sul principio, ma la fisica moderna ci dimostra che la natura resta comunque un produttore decisamente molto più economico. E per concludere vi lascio con una domanda. Se prendessimo tutto l'oro mai estratto nella storia umana, dai faraoni fino alle miniere di oggi, e lo fondessimo insieme, quanto spazio occuperebbe? Pensate a una montagna? A un lago? Sbagliato. Tutto l'oro del mondo formerebbe un singolo cubo dal lato di appena 21-22 metri. In pratica starebbe comodamente in un campo da tennis o nel centro di un campo da calcio. Se dividessimo quel cubo tra tutti gli abitanti della Terra, a testa ci spetterebbe poco più di una pallina da golf d'oro. E pensate che oltre l'80% dell'oro presente sul nostro pianeta è ancora là sotto, disciolto negli oceani o intrappolato nel mantello terrestre, del tutto inaccessibile con le tecnologie attuali. Spero che queste 6 curiosità vi siano piaciute, come a me è piaciuta la giornata di oggi, nella quale ho trovato una bella pepitina, eccola qua. Quindi se voi siete contenti, io sono contento. Cosa dirvi d'altro? Che ho pubblicato 2 libri, uno che riguarda la cucina in epoca dei cercatori d'oro, quindi del Klondike, con oltre 20 ricette per vari step di difficoltà. Interessante. E poi un libro per diventare cercatori d'oro. Diciamo che è un inizio. Si parla dell'oro a 360 gradi e
spiega le nozioni base per diventare un cercatore d'oro. Detto ciò, vi ricordo anche che sono una guida escursionistica ambientale, quindi ho la possibilità di portarvi a provare l'ebbrezza del cercatore d'oro in maniera legale, professionale e siete tutelati da un'assicurazione. Questa è una cosa molto importante perché potete fare i furbetti per 10 anni, ma basta solo una volta che siete fregati. Detto ciò, vi saluto, vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!